Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Oggi recensiamo e parliamo di un ennè che ho utilizzato recentemente. Vi rimando a questo video per vedere come lavora sul mio capello, sulla mia base scura e pluriennata, questo tipo di ennè. Oggi infatti voglio recensirvi l'ennè Emani Burgundi. Questo è l'ennè che ho utilizzato appunto nel video che vi ho lasciato qui in alto alla vostra destra, ed è un ennè rosso freddo. È un ennè che ho acquistato su Zen Store qualche mese fa. Vi lascio pure il video dell'unboxing di Zen Store che ho fatto a giugno, e volevo provarlo da un po', solo che c'è stata la stagione estiva di mezzo e io tendenzialmente d'estate evito di fare l'ennè perché ho paura che mi debba fare tutta l'estate a sgocciolare in giro, quindi ho dovuto rimandare e utilizzare l'ennè, diciamo, in questo periodo. Questo ennè io l'ho utilizzato venerdì scorso. Oggi è giovedì, quindi io ho fatto l'ennè venerdì e oggi ho fatto il primo shampoo dopo l'ennata della scorsa settimana, quindi ho tenuto l'ennè in testa per 6 giorni. E in questi 6 giorni, nei primi 3 giorni soprattutto, l'ennè comunque ha cambiato la sua tonalità, ma ci arriveremo dopo. Allora, innanzitutto parliamo della confezione esterna. L'ennè in questione si presenta in una bustina di alluminio che è diciamo così il contenitore ottimale per conservare gli ennè. Infatti l'alluminio è diciamo il materiale che si dovrebbe prediligere per appunto conservare gli ennè, perché conserva meglio di altri materiali la fragranza e la qualità e la freschezza dell'ennè. Al suo interno troviamo un ulteriore contenitore fatto in plastica che contiene la polvere stessa, quindi comunque l'ennè è contenuto in 2 packaging diversi, e all'interno della confezione troviamo 150 grammi di ennè, quindi più di un etto, che ammonta alla quantità che di solito viene venduta appunto nelle singole confezioni, perché di solito troviamo gli ennè a 100 grammi. Girando la confezione troviamo appunto la lista degli ingredienti: henna powder and essential oil, quindi polvere di ennè e olio essenziale, e poi troviamo una breve diciamo così descrizione di come andrebbe utilizzata questa polvere. Su Zen Store questa polvere la trovate al prezzo di 4,99 a prezzo pieno, mentre sul sito della Emani Herbal, che è proprio la marca di quest'ennè, la trovate a $2,20. Allora, addentriamoci un po' di più su questa polvere. Allora, innanzitutto la polvere è caratterizzata non soltanto appunto dal protagonista che è l'ennè, quindi la Lawsonia inermis, ma è accompagnata anche da un ingrediente che gli fa da compagno, appunto sarebbe l'olio essenziale di oud. Non so se si pronuncia oud o oud. Questo olio essenziale viene estratto da un albero, l'albero di Agarwood se non ricordo male, ed è un olio molto pregiato, molto profumato, e che inserito all'interno dell'ennè amplificherebbe la presa tintoria e quindi amplificherebbe anche la velocità stessa dell'ennè di aggrapparsi al capello e quindi di conferire il colore per cui appunto è conosciuto. Allora, quest'olio essenziale indubbiamente ha un profumo superlativo perché sostituisce quasi completamente l'odore dell'ennè stesso, quindi non vi aspettate quando lo utilizzate per la prima volta di sentire l'odore della Lawsonia a cui magari noi siamo abituate, ma sarete completamente invase dall'odore di questo olio essenziale, che è un odore molto particolare, molto orientale, molto da Mille e una notte, Sherazad, molto da Aladino, ed è un odore che vi resterà in testa fin quando praticamente l'ennè avrà vita, quindi è sicuramente un olio essenziale che non vi lascerà molto facilmente. Allora, la polvere non è sottilissima, è una bella polvere, anche se al di là della grana propria della polvere, ho notato durante appunto il momento in cui la stavo mescolando con l'acqua che ci sono proprio delle imperfezioni all'interno della polvere stessa. Ho visto che c'erano delle piccole foglioline, dei piccoli granelli di
qualcosa, probabilmente penso che siano proprio i pezzettini delle foglie dell'ennè che magari sono rimasti allo stato grezzo e che sono rimasti intrappolati all'interno appunto della polvere. Io una cosa che ho visto subito è stato il potere tintorio elevatissimo. Mentre stavo mescolando la polvere mi sono accorta che mi ero sporcata un dito mentre stavo appunto girando e quindi mi sono distratta un attimo e praticamente mi sono sporcata il dito con l'ennè. Quando poi sono andata a rimuovere la pasta proprio dal dito ho visto che il dito era arancione. Ma tutto questo nel giro di qualche secondo, quindi non è che sono passati minuti o sono passate ore, è passato qualche secondo e la cosa mi ha un po' insospettita, perché l'ennè normale, senza addizionanti all'interno, senza sostanze contenute all'interno proprio della miscela, non ha questo potere tintorio così innaturale, quindi questo è stato un po' un inizio che mi ha un po' scottato. La prima impressione appunto che ho avuto è stata una buona spalmabilità della polvere, a parte queste imperfezioni all'interno proprio della grana della Lawsonia, comunque si spalmava abbastanza bene, l'ho potuta lavorare abbastanza bene, ha fatto pochissimi grumi. Questo elevatissimo potere tintorio che ho percepito sin dall'inizio, questo profumo buonissimo che mi ha lasciata piacevolmente sorpresa, e il colore anche che ha assunto la polvere nel momento in cui la stavo preparando. Allora andiamo con ordine. Innanzitutto partiamo dalla Lawsonia che viene scelta. La Lawsonia che viene scelta per fare questo tipo di ennè è una Lawsonia che viene coltivata nella valle di Sindh, che fondamentalmente è un luogo situato in Pakistan dove viene coltivata diciamo così la migliore Lawsonia che esiste in commercio. Quindi fondamentalmente si tratta di una polvere che ha una qualità ottima e che quindi si tratta già di un prodotto che sicuramente ha una buona garanzia di qualità della polvere, di diciamo così potere tintorio e tutto, quindi comunque già partiamo da una base che ha una qualità elevata. Poi viene aggiunto questo olio essenziale che ne amplifica sicuramente il lavoro tintorio, ne amplifica il profumo e ne amplifica anche il pregio di questo ennè, perché quest'olio è molto pregiato, quindi il fatto di essere diciamo così accompagnato all'ingrediente principale che è la Lawsonia, ecco, sicuramente dà una forma di prestigio a questo tipo di ennè. Voglio parlare appunto della cosa probabilmente più importante, che è appunto l'elevato potere tintorio di questo ennè. Allora, Genstor stesso molte volte ha affermato, e c'è anche scritto sul sito stesso, che questo ennè non contiene bicramato, e io ovviamente mi sono fidata di Genstor, perché ovviamente il sito che lo vende afferma che non esistono all'interno di questo ennè tracce di bicramato, comunque non viene inserito all'interno di esso, quindi ho detto vabbè. Poi ho fatto un po' di ricerche in giro ed effettivamente mi sono imbattuta in articoli, video, recensioni di altre ragazze di altri canali che effettivamente sono rimaste un po' stupite dall'elevato potere tintorio, ed effettivamente anche io sono rimasta abbastanza sorpresa, perché voi dovete sapere che per quanto la Lawsonia più perfetta, più qualitativamente migliore possa tingere bene, diciamo così, il bicramato, che è fondamentalmente un addizionante sintetico che potenzia all'ennesima potenza la presa tintoria dell'ennè, un ennè completamente naturale non può mai tingere come un ennè con bicramato. Infatti il bicramato viene aggiunto, diciamo, in casi in cui la polvere non è ottima, quindi non è una polvere che di per sé ha un grande potere tintorio, o è magari un taglio non di prima scelta, o è magari un ennè che non ha una presa tintoria fantastica e quindi viene aggiunto per potenziare, diciamo così, quella caratteristica che l'ennè può dare, quel colore che l'ennè può dare al capello. Quindi tendenzialmente il bicramato si utilizza proprio per far valere di più quegli ennè che non sono il massimo. Però mi ha lasciato un po' così, un po' sbigottita il fatto che quest'ennè, da quello che è detto sul sito, dovrebbe essere un ennè qualitativamente migliore.
c'è all'interno questo olio essenziale di oud che amplifica comunque la presa tintoria, quindi ho detto vabbè, dal momento che l'enne è buono, c'è questo olio essenziale all'interno, magari è proprio per questo motivo che evidentemente ha un potere tintorio così elevato questo enne. Avrò detto potere tintorio 30 volte, comunque vabbè. E allora che cosa ho fatto? Ho mandato una mail alla Emani Herbal, che è appunto l'azienda che produce questo enne, e ho chiesto esplicitamente se questo enne contiene picramato. Allora, attualmente non ho ricevuto una risposta, ma vi prometto che vi farò sapere su Instagram quando loro mi risponderanno e soprattutto cosa mi risponderanno. A mio avviso questo enne contiene picramato per un semplice motivo, innanzitutto perché tinge subito e tinge di arancione, macchia, scarica molto. Il picramato conferisce anche, diciamo così, una presa tintoria ben salda su chiome molto scure. Voi dovete pensare che tutte le volte che io faccio lo Zarca, che è sempre un enne rosso freddo, io non ho chissà quale risultato, perché ovviamente la mia chioma è scura, sulla mia chioma sono depositati anni di stratificazione e anni ancora di stratificazioni di tinte permanenti nero-blu, quindi la mia chioma è un terreno ormai molto scuro, quindi è difficile che l'enne rosso freddo si veda, ok? Tendenzialmente la risposta è proprio questa. E io mi sono chiesta, va bene che qualche riflesso il capello lo acchiappa sempre, ma com'è possibile che i miei capelli siano prugna? Punto di domanda. Quindi questa capacità tintoria veramente innaturale, la capacità di macchiare la pelle proprio nel giro di qualche secondo e il risciacquo che è stato molto colorato, quindi l'enne ha scaricato molto ed è anche un colore che sul capello è prugna, melanzana, violaceo, un rosso freddo molto bello, ma poi nella fase di scarico del colore, quindi durante lo shampoo, c'è una sorta di arancione fluorescente molto innaturale. Quindi io delle risposte me le sono data, penso che ci sia del picramato all'interno, magari in misura un po' più contenuta, ok? Penso che non ci siano delle grandi quantità di picramato all'interno, probabilmente l'olio essenziale di oud è stato aggiunto per mascherare appunto il potere tintorio elevato che il picramato dà a quest'enne, ma ripeto, sono sempre delle mie percezioni. Aspetterò di darvi una risposta diciamo così più sicura, più fedele nel momento in cui l'azienda mi risponderà. Nel complesso, allora, io non sono contraria agli enne con picramato, perché il picramato fondamentalmente non è qualcosa da vedere come un demone nella stanza. Il picramato sicuramente non è il migliore delle sostanze, è una sostanza che sicuramente va attenzionata e va utilizzata anche da parte delle aziende con i limiti di legge, quindi ci sono delle quantità previste se non sbaglio dalla Costituzione internazionale che appunto disciplinano le quantità che possono essere inserite all'interno di prodotti cosmetici del picramato, quindi sicuramente non è un prodottone. Semplicemente se mi capita di utilizzare un enne con picramato, io sicuramente non mi butto dal balcone, mi fa semplicemente capire che quello che sto utilizzando non è un enne di qualità e che quindi ha avuto bisogno di una manina per raggiungere un potere tintorio soddisfacente per la cliente che lo utilizza. Semplicemente questo. Vi farò sicuramente un video inerente al picramato, perché appunto mi piace affrontare l'argomento e spiegarvi un po' di cose, perché penso che ci sia un terrorismo psicologico, un panico psicologico riguardo al picramato che secondo me è un po' esagerato. Ecco, sì, è una sostanza un po' però ok, stiamo calmi, non è sicuramente la benzina sul fuoco, ecco, sicuramente è un argomento che va spiegato, è una sostanza che va un attimo tenuta a bada, però ecco, se ci capita di utilizzare un enne con picramato anche involontariamente, ecco, non meniamoci fuori dal balcone, perché non ha senso. Nel complesso lo utilizzerò? Penso di sì. Sicuramente questa bustina la dovrò consumare, perché ripeto, il mio mantra è non si butta via niente, e poi
valuterò magari, ecco. Ovviamente vi farò sapere se so qualcosa dall'azienda, magari vi faccio sapere su Instagram quello che mi hanno risposto e spero che siano più onesti possibile, perché io comunque penso che l'enne appunto in questione contenga del picramato e mi piacerebbe che loro mi dessero una risposta quanto più veritiera possibile, anche perché se mi dicono che ha il picramato lo sappiamo e basta, insomma, non ci prende in giro nessuno. Niente ragazze, io spero di avervi detto tutto. Se ci sono delle domande ovviamente non esitate a lasciarmi un commentino qui sotto, io vi risponderò. Fatemi sapere se avete già utilizzato questo enne o se l'avete utilizzato in passato e cosa ne pensate effettivamente. Spero di avervi aiutati in questo video, magari avevate qualche dubbio appunto inerente a questo prodotto. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.